Ciao amici del bosco, oggi vi spiego il funzionamento di questo oggetto misterioso. Che cosa sarà? Sembra il nido di un gufo, potrebbe essere una cassetta della posta. No, niente di tutto questo, è un accumulatore di lombrichi. Prima di raccontarvi a cosa serve e come si utilizza, vi voglio dire come è stato fatto. Dire la verità, non l'ho realizzato io, anche se è piuttosto semplice, ora vi dico come si fa. L'ha fatto un elfo operoso per me, che ringrazio tantissimo. Cosa serve per realizzarlo? Essenzialmente del legno, anche del buon legno abbastanza spesso. Queste tavolette, 4 tavolette, sono alte 50 cm e larghe 20 e vanno inchiodate l'una con le altre a formare questo parallelepipedo. Poi serve un'altra tavoletta per fare il coperchio, qui ci sono le cerniere e vi faccio vedere anche il fondo, che è un fondo non chiuso, c'è una rete di protezione, però è aperto. Per tenere insieme le tavole si possono utilizzare dei chiodi, ma anche delle viti facili da inserire con un avvitatore. Un'altra cosa da fare per realizzare bene questa scatola magica è fare tanti buchi. Allora, i buchi vanno fatti nella parte inferiore nel legno, ok? Guardate qua, sono da tutti i lati, dai 4 lati ci sono tutti questi buchi e poi qualche altro buco si trova qua sopra. Ok, questa è la struttura. Se avete un po' di legno, qualche chiodo, queste 2 cerniere, è molto semplice da realizzare. Sistema per invitare i lombrichi a entrare nel nostro orto, a farci compagnia insieme agli ortaggi e quindi a migliorare le caratteristiche del nostro terreno. La cosa importante di questo oggetto è che noi diamo una protezione, un luogo sicuro ai lombrichi, perché in realtà questi vermetti della terra, tanto utili per noi, sono anche una riserva di proteine che piace a tantissimi animali che abitano l'orto. Tanti uccelli, ma anche le talpe se li vanno a mangiare, insomma ci sono tanti animali che mangiano i lombrichi. In questa scatola saranno protetti, ecco perché c'è anche questa rete, perché appunto i più grandi non potranno entrare. Adesso vado a metterla nell'orto e vi specifico perché non vado ad aggiungere subito dei lombrichi, metterò soltanto della materia organica. Lo faccio perché quando si accumula della materia organica può succedere che parta il processo della fermentazione e quindi salga la temperatura. In quel momento i lombrichi non hanno un ambiente adatto a loro, quindi se ne staranno alla larga. Lasciando tutti questi buchi saranno sempre liberi di entrare ed uscire a seconda che le condizioni siano di loro gradimento o meno. Andiamo a provarlo nell'orto. La metto qua e adesso vado anche a prendere una pala perché devo fare una buca. Allora, facciamo la buca che deve essere profonda all'incirca una quindicina di centimetri, no? Questa parte dove ci sono i buchi va sottoterra. Adesso devo essere un po' precisa perché la cosa deve entrarci bene dentro. Ci siamo quasi. Adesso faccio una prova per vedere. Vediamo se c'entra. Pronti? Appena un pochino più profondo. Allora, prova a inserirla. Ok, adesso ci siamo, poi eventualmente un po' di terra la aggiungo da sopra. E adesso vado a rincalzare tutto quanto intorno. Quindi è come se l'ho piantata. Ho piantato la scatola nella terra. Quindi i lombrichi avranno un luogo, una mensa, dove mangiare in sicurezza. E quando hanno voglia di uscire se ne vanno. Il fatto che ci sia un luogo del genere fa sì che gli lombrichi possano moltiplicarsi, quindi nel mio pezzetto di orto ci saranno più lombrichi e più lombrichi significa più humus, quindi più fertilità. Andiamo a prendere il cibo per i lombrichi.
Dentro l'accumulatore di lombrichi ci mettiamo più o meno gli stessi scarti che metteremmo in una compostiera in cucina, però appunto avendo tutto nell'orto è anche più semplice. Per esempio io adesso mi vado a cogliere l'insalata che mi devo mangiare e le foglie inferiori, quelle rovinate, le andrò a mettere subito nella compostiera. Sicuramente queste sono cose che piacciono ai lombrichi. Ci posso mettere anche le erbe, diciamo, fastidiose per l'orto. Questo periodo il convolvolo sta partendo e quindi dobbiamo fare il possibile per non farlo sviluppare troppo nelle nostre aiuole. Quindi la raccolta del convolvolo la darò comunque alla compostiera dei lombrichi. Mamma mia, quanti bacherozzi! Ho messo ancora un pochino di terra sul fondo perché appunto voglio che i lombrichi possano entrare senza problemi, e comincio a mettere i resti verdi, no? Allora abbiamo detto un po' di erbe spontanee, un po' di foglie di insalata, poi metterò ogni volta le cose che ho a disposizione. Le sminuzzo un po' così hanno il lavoro più facile se le vogliono portare sottoterra, non so cosa fanno i lombrichi. E poi ci metto anche un altro ingrediente segreto che dovrebbe piacere molto ai lombrichi, che sono i fondi di caffè. I fondi di caffè sono un buon substrato anche proprio per fare per allevare i lombrichi in esclusiva, perché a loro piace molto. Io adesso lo distribuisco un po', questo dovrebbe attirarli, penso. Insalata. E in realtà metto anche un po' di foglie, metterò anche qualcosa di secco, un po' come se stessi facendo una compostiera, così per evitare che si compatti troppo la materia organica. Poi loro comunque i lombrichi mangiano anche le foglie. Qui ci sono foglie e anche un po' di legnetti, comunque questi non se li mangiano ma si decomporranno. Il contenitore è grande, si può riempire ma anche gradualmente, perché i lombrichi mano a mano saliranno e dopo un po' vedrete che si sarà formato anche dell'humus, quindi potrete anche prelevarlo e distribuirlo nel resto dell'aiuola. Rimetto un altro po' di caffè e ci siamo. Verrò a vedere se i lombrichi poi effettivamente si sono fatti invitare, si sono fatti attrarre da questo banchetto. Vi è piaciuta questa idea? Fatemi sapere se anche voi la mettete in pratica o se avete altri sistemi a disposizione. Va bene, ma lasciatemi i vostri commenti e continuate a seguire il canale. Naturalmente se non vi siete iscritti iscrivetevi. Grazie di tutto e arrivederci.